Ciao a tutti dalla cucina di Mammo. Oggi ho preparato dei calamari ripieni con del pane grattugiato, del prezzemolo e 2 spicchi d'aglio. Una ricetta semplicissima ma molto gustosa, facile da fare e di sicuro effetto. Come vedete sto tritando il prezzemolo finemente che poi mi servirà da mettere nel pane grattugiato. Sto utilizzando dei calamaretti freschi, non eccessivamente grandi, però si possono usare anche dei calamari medi, non troppo grandi perché poi alla fine c'è più difficoltà nella cottura. Sbuccio l'aglio e di questo poi levo l'anima perché l'aglio proprio lo tritto finemente, quasi ottengo una crema che mischierò appunto nella farcia, per cui è meglio togliere l'anima per renderlo più digeribile e soprattutto meno fastidioso. Quindi una bella tritata prima col coltello, poi pian piano lo schiaccio, vedete, finemente a battuta, poi passo il coltello sopra in modo così proprio da renderlo quasi una crema, insomma sottilissimo. Ecco qua. Il colore verdastro dell'aglio è dato dal fatto che prima avevo tritato il prezzemolo. Non mi sono preoccupato di ripulire il tagliere perché tanto va tutto mischiato assieme, quindi aglio, prezzemolo, pane. Aggiungo dell'olio extravergine d'oliva, sempre di quello di qualità superiore, e un dito di vino bianco. Mischio per bene e devo ottenere una consistenza umida, non bagnata, quindi eventualmente se troppo asciutta aggiungo un po' di olio e di vino, tenendo sempre presente che il calamaro come mollusco ha la particolarità di perdere molto della sua acqua, quindi già in cottura la farcia assorbirà. Adesso pulisco il calamaro, cioè lo svuoto dentro, recupero tutte le parti edibili, quindi levo esclusivamente l'interiora e poi gli occhi che non mi servono, quindi recupero tutto, sifone, ciuffetto, tentacoli e lascio da parte il tubo. Una leggerissima sciacquata poi e saranno pronti per essere riempiti. Ecco qua, levo l'interiora, tolgo l'osso interno del calamaro, la sua penna e poi levo sifone e parti interne edibili ed elimino praticamente solo l'interiora, gli occhi e il rostro piccolino. Ecco qua. Ora taglio in quattro dei pomodorini. Questo mi servirà per creare la base di cottura poi del calamaro. Pomodorini maturi, potete anche usare nel caso in cui non li aveste del pomodoro pelato o dei pomodorini in barattolo. Adesso riempio i calamari aiutandomi con un cucchiaino, quindi cerco di compattare il più possibile la farcia. Non li riempio totalmente, ma li riempio a 3/4, questo per evitare che esplodano in cottura. Ecco, vedete, con la punta del cucchiaio, anche col dito, è importante pressare un po' la farcia in modo così che rimanga all'interno compatta. Quindi, come potete notare, è un'operazione molto semplice. In una padella faccio un fondo di olio extravergine d'oliva e faccio appassire leggermente i pomodori con qualche fogliolina di basilico. Aggiusto di sale e pepe, questo sempre a piacere. Dopodiché, una volta leggermente appassiti, schiaccio un po' col cucchiaio in modo così che perdano un po' del loro sughetto. Butto i ciuffi che avevo precedentemente salvato dai calamari. Questo fa sì che il sughetto si insaporisca per bene.
Tempo di cottura un minuto e mezzo, proprio il tanto che si irrigidiscono, praticamente la base è pronta e posso quindi spegnere per poter poi poggiare sopra i calamari che avevo riempito. Li chiudo con uno stecchino per evitare ovviamente che la farcia esca. Ecco qua, e li dispongo. Li dispongo sulla base che ho creato. Io qui sto usando dei calamaretti freschi piccoli, potete usare anche una misura un pochettino più grande senza esagerare, eventualmente anche dei calamari congelati. Ovviamente il fresco, calamaro fresco appena pescato, è tutto un altro sapore. Disposti i calamari, un filo d'olio, un goccino di vino bianco, e faccio pian piano cuocere. Tempo di cottura in tutto 5 minuti. Li buco con degli stuzzicadenti per evitare che scoppino, così sono più sicuro, e poi do una girata, proprio qualche secondo che si irrigidiscono, e comincio a girarli. Vedete, la parte di sotto si è già schiarita, quindi sta cominciando a cuocere. Il tutto è molto rapido, veramente tempo di un minuto, e cominciamo già subito a fare la prima girata. Ecco qua, notate proprio la differenza del colore. Il calamaro dalla parte di sotto è praticamente cotto, la farcia è cotta, quindi non ha bisogno di ulteriori cotture. Ecco qua, adesso con la farcia rimanente, perché io ne faccio sempre un po' di più, anche se ho messo delle dosi, comunque più ce n'è meglio è, per evitare appunto di rimanere senza, sopra una spolverata della farcia stessa. Una volta che ho spolverato do un'altra girata, ma praticamente siamo addirittura d'arrivo, sono praticamente cotti. Ecco qua, la girata, la farcia che ho messo sopra crea anche densità e quindi rende il sughetto ancora più appetibile. Sopra ancora una spolverata di farcia che insaporisce il tutto, dopodiché posso spegnere e impiattare. Ecco qua, questo è il risultato finale. Calamaretti sono rimasti integri, li accompagno con il sughetto ottenuto, il pomodoro e i tentacoli. Guardate che spettacolo, sono usciti stravanati proprio. Provatela perché questa ricetta è davvero semplice ed effetto. E dalla cucina di Mamo è tutto, alla prossima ricetta.